Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli, che iniziano oggi una nuova rubrica che vi porteremo di tanto in tanto. Abbiamo delle idee fantastiche nella quale vi faremo conoscere dei software o degli hardware che utilizziamo noi e che noi riteniamo particolarmente validi, soprattutto nel rapporto qualità-prezzo. Giusto perché, disclaimer fondamentale, non siamo pagati, questa non è una sponsorizzata e il prodotto che vi presenteremo oggi è stato gentilmente offerto dalla mia carta di credito. Quindi ecco, ovviamente questo è un disclaimer molto importante, dovete sapere che quello che diciamo è esclusivamente la nostra opinione. Oggi iniziamo parlandovi di un prodotto molto interessante che Fabrizio mi ha consigliato, che quindi ho comprato con la scatola chiusa senza neanche fidandomi. Un prodotto dedicato all'ascolto monitor, e l'ascolto è importante. È fondamentale, perché l'ascolto è importantissimo. E in quali condizioni va valutato? Noi facciamo un lavoro con i compositori che non è solo scrivere note, ma fabbricare di fatto suoni. Come lo sentiamo incide su come noi fabbrichiamo il suono. Questo è il punto fondamentale. Parliamo sempre di un sacco di cose, ma tutto questo output finisce nell'ascolto e è in grado di influenzare non solo le scelte compositive, ma anche quelle poi arrangiative, di mix, di equilibrio tonale, tutte quelle scelte poi che noi facciamo passo dopo passo dal concepimento alla produzione finale di un'opera qualsiasi. Ok, il terminale di tutte queste cose che ci ha raccontato Fabrizio sono ovviamente i diffusori, le casse. Le casse. Allora, fondamentalmente abbiamo due tipi di casse, i cosiddetti monitor da studio, come quelli che vedete qui alle nostre spalle, e le casse che diciamo per hi-fi che utilizziamo a casa nostra. Due concezioni diverse per due usi diversi. E perché non delle casse hi-fi? Certo, visto che stiamo parlando di diffusori che hanno un magnete, hanno un crossover. Fanno così, ecco. no? Fondamentalmente perché l'impiego è diverso. Lo scopo di un monitor da studio è restituire perfettamente il bilanciamento, è restituire il suono nella sua essenza, ed evidenziare eventuali errori. Deve essere, se vogliamo, neutrale. Non deve prendere posizioni. L'esatto opposto per cui a volte ci piacciono tanto certe casse. Senti hi-fi, come suona, perché suonano benissimo. Sì, ma colorate. Come si dice in gergo, ambrate. Ambrate quelle che poi vengono pilotate da amplificatori valvolari, quelle cose lì, ambrate. Quindi oggi parliamo di monitor audio, quindi di diffusori che ci servono in studio per ascoltare principalmente quello che abbiamo fatto noi. Non è che non ci si possa ascoltare anche una canzone, ovviamente. No, però il significato tu l'hai espresso bene. Sinteticamente ragioniamo sul percorso dal produttore al consumatore, perché il consumatore possa ascoltare indipendentemente dal suo sistema di ascolto. Il prodotto deve essere stato confezionato senza colorazioni. Cosa vuol dire? Che se noi mixassimo un brano su delle bellissime casse hi-fi, delle clips, quelle che senti come suonano, magari hanno delle enfatizzazioni su volute, comunque piacevoli, bellissime, ma enfatizzazioni che non consentono a te di dare in origine un suono equilibrato, perché poi possa essere ascoltato indipendentemente da ogni sistema di riproduzione nel modo che ciascuno ritiene più piacevole. Noi dobbiamo partire da una fotografia chiara, nitida, neutrale. Ecco, per fare questa fotografia abbiamo bisogno della macchina fotografica. La macchina fotografica di cui vi parliamo oggi sono le Kali Audio In 5. Ok, la Kali Audio è un'azienda abbastanza nuova, nata nel 2018, con sede in California. Tra l'altro loro ci tengono a dire surrounded by Hollywood Studios a Burbank, come dire insomma che lo scopo principale è poi l'utilizzo nell'industria del cinema. Ma
guarda caso, Casualmente la mia carta di credito è qui. Fai vedere la tua carta di credito. Faccio vedere la mia carta di credito. Prendiamo il bambino. Ne comprate due, questo è uno solo per questioni. Questo qua. Allora, questo è un monitor a 3 vie. Non si vede, ma sono 3. Col reflex anteriore, Esatto. quindi non abbiamo neanche particolari problemi di posizionamento. Abbastanza maneggevole, Peso 8 kg. ma soprattutto economiche. Sì, questa è una cosa. Questa è la cosa. È una cosa incredibile, nel senso, queste casse hanno un rapporto qualità-prezzo, vi assicuriamo, incredibile. Le trovate a circa 350 euro la singola, 340, insomma dipende da dove le prendete, le potete trovare su Amazon, su Thomann, sono i vari, dove volete, vari siti, insomma, comunque, ma vi assicuriamo che suonano da paura. Esatto, cioè credo che non esista nulla in una fascia di prezzo sotto i 1.000 euro a cassa di minimamente paragonabile a queste. E qui con 700 euro scarsi ve le portate a casa tutte e due. Ovviamente, allora, queste casse suonano molto bene, fanno egregiamente il loro lavoro. Dovete ovviamente capire se sono adatte alla vostra situazione, nel senso, se voi scrivete la vostra musica o la mixate nella cameretta 3 x 2, non ha senso che vi compriate dei monitor da 10.000 euro. Esatto, alti così. Questi qua sono pensati per una distanza che va, diciamo, dal metro ai 2 metri, 3 metri. È quello che il classico definiamo triangolo, no? Ecco. Il classico triangolo near field. Ok, lo definiamo near field. Anche se provate su midfield, fanno comunque il loro lavoro. E ovviamente, come tutte le casse, hanno bisogno di un minimo di rodaggio. Le abbiamo spinte e hanno retto molto bene. E hanno cominciato ad aprirsi e a reggere. E alla fin fine, con un rodaggio veramente abbastanza ridotto, insomma, già suonano. Hanno iniziato a cantare. E questa cosa è molto interessante se la vediamo anche sotto il profilo delle caratteristiche tecniche e di ciò che sta dietro, che adesso andiamo a vedere. Allora, le caratteristiche tecniche sono 160 watt distribuiti in 80 watt sulla zona bassa, low frequencies, il mid range 40 watt e il tweeter 40 watt. In tutto ciò la risposta in frequenza è stata veramente sbalorditiva, perché effettivamente all'orecchio ciò che promette mantiene. Infatti partiamo da un 39 Hz, quindi diciamo 40, diciamo 40 Hz, che ragazzi per un monitor di questo tipo è veramente bassa, ma soprattutto ben spinta, anche grazie a un enfatizzatore o un de-enfatizzatore, che poi adesso andiamo a vedere, fino a 25.000. L'abbiamo provata su tanti ambiti, ovviamente soundtrack, ovviamente sonore, ma abbiamo provato anche voci, pop, rock, jazz, samba, insomma, contrabbasso sul jazz, contrabbasso e voce. Perché il jazz? Perché la classica canzone con la cantante, il contrabbasso, la batteria, funzionava. C'è poco da dire. E abbiamo una particolarità, ovvero i deep switch, questi qua. La cosa interessante è, oltre agli ingressi, naturalmente abbiamo l'ingresso sia Canon che a jack ovviamente deve essere bilanciato, ricordiamocelo. Magari un giorno faremo anche una puntata sui cavi, è vero. Abbiamo i deep switch che manovrano delle enfatizzazioni o delle de-enfatizzazioni nella zona bassa e nella zona alta, che servono a rispondere diversamente a seconda del posizionamento della cassa dell'altoparlante rispetto alle pareti. Quindi, in base all'ambiente, in base all'ascolto, in base alle nostre orecchie, avremo la possibilità di muovere questi deep switch e quindi di enfatizzare o de-enfatizzare la zona alta o la zona bassa, e quindi equilibrare ciò che la nostra stanza disequilibra. Ancora meglio. Poi magari un giorno potremo fare anche una puntata sul trattamento, perché poi, come diciamo sempre, è inutile avere materiali, casse da migliaia di euro se siete nell'ambiente sbagliato. Quello che diciamo del microfono, no? Cioè, uno compra un microfono a 10.000 euro e poi lo suona nella stanza e dice ma suonava come quello USB da 100. Ci credo. Non l'abbiamo detto, ma forse ve ne siete accorti, sono dei monitor attivi. Quindi basta inserire il segnale tramite uscire da una scheda audio, entrare là dentro, e l'amplificatore interno fa il suo lavoro. Ultimo dato, la spinta. In termini di SPL, quindi la spinta in dB, arrivano a un onesto 115 dB. Ma che non è... Noi abbiamo avuto modo di saggiare
E anche quello è abbastanza sorprendente. Ecco, tenete presente che nel fare questo test le abbiamo paragonate a degli altri monitor Certo. ultra professionali, molto seri. Esatto, abbiamo fatto confronti non solo con questi qua in studio, ma con altri monitor che abbiamo avuto la possibilità di E quindi testare. proprio affiancati e ascoltato lo stesso pezzo Esatto. l'uno sull'altro, e quindi abbiamo visto che la differenza, insomma, stante anche la differenza di Vabbè, prezzo, certo, ovviamente è ovvio, il magnete, la presentazione del magnete e la risposta della membrana. Ovviamente quando si sale su categorie di diffusori da 10.000 euro, 10.000 euro, certo. diventa sensibile. Ma ragazzi, qui stiamo parlando di diffusori a 350 euro a cassa, con cui io mi sono sentito in massima tranquillità di poter consigliare al maestro Lorè. Infatti l'ho comprati a scatola chiusa. E infatti è contento, perché sono molto contento e soddisfatto. Crediamo che potreste essere contenti anche voi, per cui se avete necessità di cambiare dei monitor audio, o se avete necessità di comprare, noi vi consigliamo assolutamente questa scelta. E ricordate sempre comunque che la stanza deve suonare non come un bagno o una cucina. Ecco, questo lo diamo per scontato. Scrivete nei commenti se c'è qualche altro hardware o software o plugin di cui vi potrebbe interessare una valutazione, magari Se ce l'abbiamo o se abbiamo modo di testarlo, ecco. chi lo sa. Se avete trovato il video utile, lasciate un like naturalmente, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao!